deve spedire un pacco, dice. Sono uscito da lei. Due e tre. Buonasera. Buonasera a tutti. Anche col cappellino questa sera. Perché ho dei capelli improponibili, quindi come si può dire, nascondo le disgrazie, come si dice. Nascondi le disgrazie, o vuoi fare quello che sa, il boscaiolo che sa? No. No, tra l'altro non è, anche se c'è scritto la marca, non è una marchetta, perché no. No. Ah, cribbio. Pensa un po', 15 giorni fa ci stavamo lamentando del caldo, parlavamo di condizionatori e stasera con la felpa. Io anche. Fa un freddo becco, da me ci sono ben 19 gradi. Qua non lo so perché oggi non ho avuto tempo di guardare, quindi da 35 a 19 un bel colpo tutto sommato, quindi casino così. Bene, allora questa volta abbiamo il commento, e io ho già messo il timer, abbiamo un commento dal nostro caro Andrea, che è il nostro commentatore di fiducia, e questa volta si è collegato a uno spunto che c'era venuto in mente nell'ultimo episodio, di parlare un po' di affilatura, che tanto contento di farlo, non vedeva l'ora. Allora, l'affilatura non si sa perché, ma sembra un argomento che la gente impazzisce per averlo, e diciamo che è di grandissima importanza, questo concordiamo tutti, perché comunque un attrezzo bello affilato taglia meglio, fa meno aderenza, il taglio è più pulito e in ogni caso si fa decisamente meno fatica, quindi è buono che tutti gli intagliatori prendano l'uso di fare una buona pulitura degli attrezzi e una bella affilatura. Diciamo che la vera differenza che in molti confondono è l'affilatura con il tenere il filo. Come avevamo detto nell'articolo che abbiamo fatto insieme in collaborazione sul blog, che avevamo parlato di tutte le cose possibili e immaginabili da affilare, perché Tac non voleva più parlarne. Ha funzionato da Dio. Abbiamo detto che c'è questa grandissima importanza, ovvero che difficilmente avrete bisogno di affilare il coltello, perché quello significa che avete un coltello danneggiato, o che comunque quando tagliate fa quei tagli malfatti, perché magari ha un buco che è proprio saltata il filo. In quel punto lì è saltato il filo e vedrete che il taglio non è bello pulito, ma magari delle piccole puntine in mezzo. A quel punto lì è necessario passare alla vera filatura, oppure affidarsi a un professionista che può affilarli se non ci si sente sicuri, perché si tratta di usare pietre da affilatura oppure le macchine, le mole, queste cose qua, che magari se non è proprio un'attrezzatura che uno tiene in casa o che ha a livello hobbistico, diciamo che magari un pochettino di più. Io ad esempio non ne ho, anche perché non saprei come partire a farlo, non mi fiderei perché avrei paura di rovinarmi il coltello. Quello che invece facciamo e si fa regolarmente, non si deve mai smettere di farlo, anche più volte durante un lavoro può succedere di averne necessità, è di fare il filo, e per questo basta una coramella, oppure quello che in inglese chiamano strup, che è semplicemente un pezzo di legno con della pelle applicata sopra, e questa può essere usata con delle creme abrasive, oppure proprio come si chiama, Tac? Quella pasta più rigida, proprio pasta si chiama. Sì, è una sorta di pasta
se la pasta abrasiva che troviamo tipo nei brick, così anche quella per carrozzieri è morbida, questa qui è un blocchettino di pasta. È rigida, sì, adesso sul tavolo da lavoro è sempre presente. Io ad esempio ho questa, Quella lì è semplicemente un blocchetto. Quella lì è di FlexCut, però sì. È un blocchetto rigidino come fosse un gessetto che si passa sullo strop per fare di nuovo il filo. E questa è la cosa veramente importante. Questa sera parliamo di questa cosa qua e tac, se sei così bravo ci fai vedere un'altra volta dal vivo come farlo, giusti movimenti, queste cose qua. Vedrete che comunque è una cosa molto semplice ma molto efficace, perché il taglio immediatamente dopo è tutta un'altra cosa, cioè scorre di nuovo il coltello benissimo e quindi è decisamente utile ed è decisamente una cosa che è assolutamente raccomandato fare anche per tenere bene i vostri strumenti, se non fosse altro anche solo per quello. E se avete bisogno di farvi una coramella invece di comprarla, visto che comunque è abbastanza semplice come oggetto, e troverete sul canale di TAC i video, mi sembra più di uno perché ha fatto più coramelle, ormai super esperto in materia, e vi spiegherà come farlo e come poter tenere i vostri oggettini a posto. Quindi passiamo la palla a te, adesso sono tutti tuoi. Allora, sì, non volevo più parlarne perché ho parlato abbastanza, sono un po' stufo. Però, vabbè, lo rifacciamo, tanto fa sempre bene rispolverare le cose. Allora, la coramella è semplicemente non parlo della coramella da barbiere, quella... Vabbè, proprio quello lì è eccessiva, diciamo. Vabbè, però sarebbe più comoda. Comunque, la coramella è quella roba qua. Questa roba qui. È un pezzettino di legno con del cuoio. Questo cuoio qui è conciato al vegetale. La parte della crosta, che è quella più ruvida, e sotto incollata c'è la parte del fiore, che è quella più liscia. Mm-hmm. Questa è una coramella per i coltelli da scavo. Ok, sì. Così. La pasta abrasiva, il verde che vedete sopra, qui è molto più scuro perché è usata di più. Il verde che vedete sopra è la pasta abrasiva. Ce ne sono di differenti grane, come ha fatto vedere prima Sara, quindi c'è quella bianca, quella verde, quella rossa e quella gialla. Queste qua sono, diciamo, le principali grane. Logicamente più il colore va a scurirsi, quindi al rosso, più la grana diventa dura. Da non mai fare da mettere una pasta abrasiva, ad esempio verde, e sopra mettergli una pasta abrasiva rossa. Perché non va bene, perché sono due grane differenti. Prima si pulisce la coramella e poi magari si può mettere un'altra pasta. Quindi la grana rossa praticamente è quella che leva più materiale in assoluto? Sì, è leva meno, e la bianca. Esatto, è un po' come la carta vetro, no? Cioè, ci sono differenti grane. Ma la più bassa cos'è? Verde o bianca? Secondo me deve essere bianca. Non l'ho mai provata perché secondo me per i coltelli la bianca è troppo tenera. Quindi ho provato la verde, la rossa e la gialla. Difatti sulla coramella che ho in laboratorio, quella grande, proprio sarà lunga 70-80 centimetri, che utilizzo per le sgorbie, queste qui, ho quella verde, ho quella rossa sopra. Ok, quindi per la sgorbia dici di usare un qualcosa di un po' più incisivo? Allora sì, però può andare bene anche questa, cioè quella verde, nel senso che io lo faccio per, tra virgolette, comodità.
quando sei lì che stai intagliando, avere questo pezzetto da 10 per 70, 80, adesso non mi ricordo, ancorato al tavolo, quindi la passi in questa maniera, non devi fare come il coltello che... Sì. Quindi la passi in maniera tra virgolette veloce, perché tanto ormai il movimento l'ho imparato, il movimento è quello e mi è più comodo, insomma. Quindi comunque diciamo che dotarsi di una verde va bene nella maggioranza dei casi. Anche perché quella verde, a meno che, come ti dicevo prima, la tua gialla è in un kit della FlexCut. Sì. Solitamente quando tu compri o un kit di coltelli o altro, tipo qualche sgorbia, nel kit c'è dentro la pasta verde. Quindi è perfettamente quella che serve. Sì, ma poi dura un sacco, cioè nel senso... Sì, io quello lì è anni che ce l'ho e non è neanche minimamente a metà, appena Sì, non bisogna esagerare perché dopo si impasta. Ho fatto anche un video io come pulirle sul mio canale e sì, logicamente dopo bisogna avere anche cura. Non dura per sempre la coramella, perché a volte magari anch'io mi sbaglio e magari gli do gli fai i buchi di punta, o perché ci sta nel fare il movimento in maniera veloce e rapida, si va a magari scheggiare la superficie del cuoio. Ok, puoi farci vedere il movimento da fare con un coltello per rispettare più o meno, perché spieghiamo bene che bisogna rispettare i gradi della filatura del coltello e più o meno il movimento. Allora io ve la faccio vedere in questa maniera, però calcolate che la coramella deve essere appoggiata al bordo del tavolo, piatta sul tavolo. Esatto, piatta sul tavolo, proprio al bordo, perché altrimenti se noi la appoggiamo piatta al centro del tavolo, comunque dove abbiamo poco spazio di manovra per la mano, facciamo fatica a far scorrere bene la lama. Difatti anch'io adesso lo sto facendo così sul tavolo e vado a picchiare con le dita qui, picchio contro la superficie del tavolo e non va bene. Allora praticamente noi abbiamo questo coltello, questo qui, e questo è il bisello, ok? Dove c'è il filo, quindi taglia. Se noi guardiamo rispetto alla lama ha degli angoli, da una parte e dall'altra. Non so se si riesce a vedere comunque. No, non penso che riusciranno a vederlo, comunque la parte che ha un colore diverso. Esatto, ecco questa qua, questa qui. Bisogna rispettare questo angolo qui. Allora, molte volte cosa faccio? Appoggio la coramella al tavolo tenendo l'indice sulla lama, logicamente non dove c'è il filo, ma sopra, a metà, praticamente così. Sì. Appoggio la lama sulla coramella. Sì. Appoggiando così la lama sulla coramella, la parte del dito che è fuori dalla lama appoggia anche lui sulla coramella, quindi capisco che quella è l'angolazione giusta. Quindi così. E allora scorri in su. Poi comunque è facile perché anche così, come lo sto facendo io, si riesce a vedere l'angolo sotto. Sì, poi comunque tenendo il coltello bene si sente che è appoggiato. Quindi. Esatto. Quindi così. Magari se vi trovate meglio, io mi trovo meglio a farne ad esempio 3 da una parte e 3 dall'altra. Perché poi quando 5, tu fai 5. O 5, perché poi quando fai 1, 2, 3, magari dopo perdi il conto, non sai me, e magari finisci con una passata dispari. Io preferisco farli separati, sì. Sì, ma il movimento è questo qui.
e via. Facendo così avete ravvivato le lame e saranno di nuovo perfettamente funzionanti come a coltello nuovo e si può tranquillamente portare avanti il lavoro. Sì. Logicamente è un processo che cioè, noi adesso l'abbiamo fatto vedere, ci abbiamo messo 2 minuti, ma se è un processo, se lo usate tanto senza passarlo sulla coramella, è un processo che può durare anche un'ora. Io sono stato un'ora veramente a passare un coltello sulla coramella, il mio primo coltello, perché innanzitutto quando non taglia più bene lo senti il coltello che non taglia più bene, oltre che a vederlo, e poi quando vai a sentire il filo, mai per la lunghezza della lama, lo diciamo per chi comunque è nuovo all'intaglio, mai per la lunghezza della lama, ma sempre contro, così. Lo si sente anche quando non taglia più, perché tra virgolette non gratta più il dito. Sì. E puoi farci vedere ancora velocemente come fare con una sgorbia? Lasciamo un attimo perdere il coltello a cucchiaio, perché tanto più o meno il discorso è lo stesso, a parte usare la allora, piegata. Sì, ma diciamo che tra virgolette coltello a cucchiaio e sgorbie sono correlati, perché comunque hanno 2 profili differenti, che non sono quelli piatti cioè quasi simili, che non sono quelli piatti del coltello. Mm-hmm. Allora, praticamente il coltello a cucchiaio è questo qui, e con o questa coramella o l'altra che vi ho fatto vedere prima, in questa maniera si affila, insomma, si va a ravvivare il filo, perché segue il filo, la uncino, diciamo, no? Ok, quindi così, dall'interno verso l'esterno. Okay. E la sgorbia, la stessa cosa, però io adesso ve lo faccio vedere con una mano sola, ma la coramella deve essere appoggiata ad un tavolo e la sgorbia va tenuta così, in questo modo. Questa qui è una sgorbia a U, una 822, quindi a U, diciamo, e si fa questa cosa, si prende un angolo, non so se si riesce a vedere bene, si prende un angolo, si tira indietro e andando indietro la si fa ruotare fino all'altro angolo. Ah, ok. È semplice. Logicamente questi gli angoli qui non devono essere arrotondati, cioè quindi dobbiamo stare attenti quando facciamo il movimento da non andare a toccare tanto questi angoli. Ok. Ravvivando questa con un disco di cuoio è più semplice che con la coramella. Ah, quello sulla macchina, come fai vedere nel tuo video. Okay. Sì. E poi per il resto non ci vuole tanto ad affilare, a ravvivare il filo, perché alla fine serve solo un po' di manualità. Basta. Sì, io trovo gran difficoltà con le sgorbie, anche perché io ho quelle proprio piccole, e quindi dentro al millimetro fare una bella filatura mette un po' male, però la procedura più o meno è sempre quella. Ma lo puoi fare anche quello con la coramella, Sì, io uso lo stroppino uguale. L'unica cosa è che io non avevo mai fatto questo movimento che hai fatto tu, faccio semplicemente così. Sì, allora io faccio questo movimento perché facendo questo movimento, tirando indietro e avendo a disposizione la superficie, questa è tutto. 40, sì. Avendo una superficie da 80, quindi capisci che il tempo di affilatura, se vogliamo chiamarlo così, è ridotto, perché tu andando a comunque fare questo movimento vai a tirare via più materiale che rispetto tenendolo fermo e fare così. Sì. L'interno fai qualcosa?
Sì, l'interno sì, lo faccio se le misure della sgorbia me lo consentono, lo faccio con questo strumento qui che è attaccato a quello per il coltello. Altrimenti ho 2 dischi profilati, uno a, se non mi ricordo, 60, mi ricordo male, 60 gradi e uno a 45 di cuoio, che sono molto fini, sono per le sgorbie palmari, diciamo quelle piccole, però avendo il disco faccio roteare il disco e anch'io faccio in questa maniera, quindi così sul disco di cuoio. Ma la parte, cioè ravvivare la parte interna è indispensabile, oppure se tu facessi solo l'esterno basta? Perché io non sono mai soddisfatta della filatura delle mie sgorbie. Alcuni dicono, anche alcuni diciamo professionisti, quindi arrotini, così dicono che non va affilata, ma io la affilo perché comunque diciamo che è questa la parte dove va a colpire il legno. Ma a rigor di logica a me verrebbe anche da farlo da tutti e 2 i lati. Però sì, ho visto anch'io che certi non si occupano solo dell'esterno. Secondo me, alla fine, se tu vai affili l'interno, avrai una sgorbia piuttosto che a U, quindi sopra piatta e sotto con questa, diciamo, non so se riesce a vederla, questa, la svasatura. Sì, questa cosa qui, avrai una sgorbia così, a cono. Sì. Okay? E secondo me è migliore. Secondo me poi ognuno ha il proprio metodo e l'importante è riuscire a ravvivare il filo. Stessa cosa con quelle piccole. Sì, quelle piccole. La difficoltà è che non riesci a infilare dentro quasi nulla perché sono... Però con la coramella riesci a fare una cosa che, se vuoi, ti faccio vedere in maniera veloce. Sul bordo, passi sul bordo. E qua, così. Sì. Questo qui deve essere 2 mm, 3 mm, adesso è diventato 2 mm perché è un po' vecchio, però... A forza di usarlo. Esatto, quindi... Bene, direi che abbiamo dato tutte le informazioni necessarie. Direi che non c'è moltissimo altro da dire. Hai qualche... Ti viene in mente qualcosa, qualche consiglio, qualcosa? Sì, forse magari per le sgorbie a V, quelle piccole. Questa qui è una sgorbia a V palmare. Sì. Si fa fatica a vedere perché... Ok, forse così adesso. Per la filatura di queste invece tengo il dito sulla parte in alto, ok? Logicamente non sul filo, e faccio sto movimento qua, prima da una parte e poi dall'altra, così. Fai i due lati praticamente. I 2 lati e l'interno in questa maniera qua. Sul bordo. Sì, sul bordo, oppure anche così. Che deve essere piatto, però è qua. Qui fai solo per il coltello fai così, no? Per la sgorbia invece fai solo tirare indietro. Esatto. Sì, per la sgorbia quella è tipo così a V. A V, dito, e poi si tira indietro così, si cambia lato, si appoggia il bisello contro la coramella e si tira indietro. Per quella a U il movimento è questo qua. Comunque sempre soltanto tirato indietro, anche se ondulato tirato indietro. Ok. Direi che sei stato perfetto e vediamo se questa è veramente l'ultima volta. L'ultima volta. Parleremo di affilatura. Sì, sì. Comunque per qualsiasi
curiosità, andate veramente a leggervi l'articolo perché abbiamo fatto un lavorone. Lui ha affilato tutto cosa aveva in casa e io ne ho tirato fuori un articolo lunghissimo e quindi non potrete più assolutamente avere dubbi. Nel caso di qualche altra richiesta o qualcosa che vi viene in mente che non abbiamo ancora detto, commenti. E basta, direi che questa sera concludiamo il video perché avete molto da provare per vedere se avete capito come affilare i vostri coltelli. Quindi, sì, poi nei commenti comunque rispondiamo sempre. Cioè... Sì, appunto, ho detto, quindi affidatevi pure anche a commentare che sicuramente qualche informazione ve la diamo anche prima del video, come è successo per Andrea che aveva piacere di avere delle informazioni e gliele abbiamo incominciate a piazzare. E quindi basta, ci vediamo la prossima volta con un nuovo argomento, speriamo tra 15 giorni di trovarci di nuovo qua. Buona serata Taki, buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao.